Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Buon mercoledì che coincide anche col -4 al derby di Milano e andremo quindi a vedere le ultime proprio in vista della sfida contro il Milan sulle condizioni di Dumfries e il ballottaggio che coinvolge Zielinski e Sušić. Andremo poi a vedere anche quali sono invece i progetti per il mercato di gennaio, perché è vero che manca ancora un mese e mezzo, però naturalmente già si iniziano a delineare quelle che saranno le strategie per il mercato di riparazione. Prima di iniziare vi annuncio anche che stasera alle 18:45 sarò su Radio TV Serie A col giornalista Nicolò Ramella, quindi per chi avesse piacere di seguire il programma, la trasmissione, è sicuramente un qualcosa di molto interessante. Contestualmente, come al solito, vi ricordo, anche se vi piace il contenuto di questo video, di lasciare un bel like e se non siete ancora iscritti, naturalmente l'iscrizione al canale, quei pochi semplici click che aiutano sempre tantissimo. Iniziamo innanzitutto dalle condizioni di Dumfries. Per Dumfries, in vista del derby, è molto più no che sì, anzi in realtà rischierebbe anche in vista dell'Atletico Madrid. Questo perché l'Inter continuerà a provare se il calciatore olandese può essere della partita, ma non si forzerà. Le sue condizioni fisiche, il trauma distorsivo alla caviglia, rappresenta uno scenario leggermente più grave rispetto a quanto inizialmente avevano fatto sapere dal ritiro dell'Olanda, quindi con se i primi segnali erano di segnali incoraggianti, quindi di un Dumfries a disposizione per il derby, oggi è a forte rischio per il derby, si proverà comunque a recuperarlo. Come sostituto non resta che Carlos Augusto, perché Darmian anche ha ancora qualche problemino fisico. Luis Enrique ormai sembra sia stato bocciato e sicuramente il derby non è la partita adatta per riprovarlo in campo, e quindi Carlos Augusto schierato sulla destra sembra praticamente quasi l'unica opzione se dovesse esserci il forfait di Denzel Dumfries. L'altro ballottaggio che riguarda appunto la formazione di Christian Chivu, oltre a quello ormai tipico in difesa, Acerbi, Bissek, uno che va più per l'esperienza, l'altro più per caratteristiche fisiche, che come abbiamo detto più volte permettono di giocare con una difesa alta, permettono di contenere meglio calciatori rapidi. Su quello però poi ci arriveremo quando andremo proprio a fare il prepartita con l'analisi tattica. L'altro ballottaggio riguarda Sušić e Zielinski. Sono in rialzo le quotazioni del polacco, però c'è da valutare anche fisicamente come stanno i due, perché Sušić lunedì è stato in panchina per l'intero incontro Montenegro-Croazia, mentre Zielinski ha giocato nella sfida contro Malta. Tra l'altro ha giocato 90 minuti, conditi anche da un gol e un assist, quindi segno che Piotr Zielinski sta bene, però naturalmente va valutato anche la stanchezza accumulata in nazionale. Arriviamo invece anche a quelli che sono i progetti per il mercato di gennaio, perché ad oggi sembra che l'investimento sul difensore e sul portiere saranno rimandati a giugno. E sebbene, guardando quantomeno i titolari dell'Inter, sembra che ci sia più necessità in difesa, piuttosto che per il quinto o per il centrocampista, che saranno le priorità probabilmente a gennaio. Dall'altro lato bisogna riflettere anche sugli scenari che possono esserci a gennaio. Innanzitutto quello di riparazione è un mercato, dal mio punto di vista, più di occasioni che non di effettivamente programmazione, per il semplice fatto che tante volte calciatori più importanti non si muovono a gennaio. Faccio un esempio: Mario Ghila, calciatore accostato più volte all'Inter, al di là della difficoltà nel trattare con Lotito, è molto più semplice che la Lazio possa cederlo a giugno piuttosto che a gennaio nel pieno della stagione. Tra l'altro poi ci sarebbe un altro aspetto, ed è quello di un reparto che in questo momento numericamente è saturo. Aggiungere un altro centrale significherebbe giocare la seconda parte di stagione con 3 difensori centrali più Bissek, quindi naturalmente poi si rischia di avere calciatori che
diciamo sono scontenti, quindi calciatori che vengono messi da parte, calciatori bocciati praticamente o accantonati nel pieno della stagione, ed allo stesso tempo calciatori da inserire per fare, ecco, eventualmente, perché se si va a prendere un Mario Ghila o un difensore comunque di primissimo livello, calciatori da inserire per dargli tanto minutaggio, però con poco tempo, ecco, per lavorare sull'inserimento dei nuovi. Quindi probabilmente è proprio dovuto a questo il fatto che l'Inter quasi sicuramente rimanderà l'acquisto del difensore in estate. Gennaio che invece vedrà l'Inter concentrata alla ricerca di un vice Dumfries. Norton Cuffy, di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, è in cima alla lista degli uomini mercato nerazzurri. Questo, dal mio punto di vista, rappresenta anche un po' una bocciatura per Luis Enrique, perché se si va a prendere Norton Cuffy, ed sarà un acquisto, un eventuale acquisto, ecco, quasi sicuramente a titolo definitivo, perché non credo che il Genoa gli permetta di partire in prestito o con formule particolari, al limite prestito con obbligo, ma anche lì ho i miei dubbi, significa che comunque viene preso un vice Dumfries automaticamente, per Luis Enrique si riduce lo spazio e invece si aprono, ecco, scenari molto probabili di cessione, anche se non dovesse essere a gennaio, ma se l'Inter si presenta con Dumfries, Norton Cuffy da un lato, Di Marco, Carlos Augusto, Luis Enrique rappresenta praticamente un esubero da cedere. Fatto sta però che ad oggi l'Inter ha un problema sul lato destro, ecco, tanto è vero che ne abbiamo appena parlato nel derby, con l'eventuale assenza di Dumfries, la probabile assenza di Dumfries, sarà dirottato a destra Carlos Augusto perché manca un vice Dumfries affidabile, quindi con Carlos che si trova a fare un po' da vice Dumfries e da vice Di Marco. Questo naturalmente nel corso della stagione, nella seconda parte, potrebbe portare Dumfries a non avere alternative e poi il rischio, ciò che è successo lo scorso anno per esempio con gli attaccanti, di averlo non al meglio nel momento cruciale. Quindi da qui potrebbe nascere l'idea di acquistare un vice Dumfries a gennaio e non un difensore. L'altro nome per gennaio è per il centrocampo. Si è fatto spazio il nome di Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna. Non è stato definitivamente accantonato neanche Fredrup. Naturalmente qui il tutto potrebbe essere subordinato a qualche cessione. L'Inter ad oggi ha 7 centrocampisti per 3 posti. Diouf praticamente non partirà perché non può giocare con una terza squadra nel corso della stessa stagione, avendo già accumulato una presenza al Lens e circa 30 minuti complessivi all'Inter. L'unica opportunità sarebbe il prestito allo stesso Lens, però insomma sembra scenario complicato e quindi Diouf quasi sicuramente rimarrà in rosa. Oltre a questo c'è la situazione Frattesi. Dovesse partire Frattesi, l'Inter può tranquillamente andare può tranquillamente andare a puntare un altro centrocampista, ma ad oggi con la situazione numerica a centrocampo la vedo difficile che l'Inter possa aggiungere un altro elemento in quel ruolo. In ogni caso bisognerà poi valutare anche l'aspetto economico, se per Norton Cuffy si proverà a prenderlo a titolo definitivo. A centrocampo potrebbe esserci, ecco, una formula particolare, magari un prestito con obbligo a determinate condizioni. I due nomi, come detto, si è parlato di Ferguson, che secondo me, ecco, è un elemento assolutamente valido, ma non è il tipo di centrocampista che serve all'Inter, perché il centrocampo dell'Inter ha dimostrato che, forse ad eccezione di Barella e Çalhanoğlu, che non è proprio un interdittore, ma manca chi fa filtro a centrocampo, manca chi dia, ecco, corsa, chi dia equilibrio alla squadra, e quindi tra questi due nomi forse più Fredrup che Ferguson. Naturalmente, come detto, vanno valutati i costi, le formule e soprattutto le eventuali cessioni. Per Frattesi, come detto in altre occasioni, io procederei alla cessione, che secondo me può fare sia il bene dell'Inter sia il bene del calciatore, perché Frattesi è in una fase cruciale della carriera e continua a fare panchina, mentre per l'Inter, ecco, si trova comunque un investimento importante, un investimento da oltre 30 milioni, costantemente in panchina e con grandi difficoltà ad essere titolare. Quindi ecco, se dovessi optare per la cessione di Frattesi e l'acquisto di un altro centrocampista, lo farei ad occhi chiusi, come credo anche voi. Poi magari fatemi sapere anche la vostra nei commenti.
Se dovessi scegliere però un profilo, ecco, quello di Frendrup secondo me potrebbe essere l'ideale, sia per giocare da mezzala sinistra e quindi con Barella, sia per essere il sostituto di Barella quando quest'ultimo ovviamente dovrà rifiatare. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, cosa vi aspettate per il derby tra i ballottaggi che ci sono su Zielinski, Bissek, Acerbi, o eventualmente ci sarebbe anche l'opzione De Vrij, e soprattutto anche cosa vi aspettate per il mercato di gennaio, se sono nomi che in un certo senso vi convincono. Io vi lascio e come sempre con un gran bel Forza Inter!